Esiste un segno sul tuo corpo che è come una traccia indelebile che ti porti addosso dal momento in cui sei stato gettato in questo mondo. Quel segno è l'ombelico. Siamo stati abituati a considerarlo un dettaglio anatomico, quasi fosse un residuo della nascita, ma per gli iniziati quello è il sigillo di una vera e propria ferita primordiale. Esso è la memoria fisica di un taglio. Ora, c'è un mito raccontato da Platone nel Simposio che rappresenta davvero bene un aspetto della condizione umana. Ad un certo punto, Aristofane racconta che un tempo noi eravamo esseri sferici, completi, potenti, ed eravamo così terribili nella nostra interezza da minacciare perfino l'ordine stesso degli dei. E loro, mossi da invidia o forse paura, decisero di tagliarci a metà. Da quel giorno gli esseri umani vagano sulla terra con una ferita aperta, cercando disperatamente l'altra parte di sé per smettere di sanguinare e chiamando questa disperazione amore. Quasi come se si vivesse sotto un incantesimo, un sortileggio antico che ci ha convinti di essere incompleti senza qualcun altro. E questo sortileggio che ci fa agire come spettri affamati, elemosinando attenzione, confondendo spesso l'ossessione con il sentimento. Pensateci, quante volte vi siete innamorati non di una persona reale, ma di un'immagine. Avete baciato la luna sperando che vi riscaldasse come il sole. Avete scambiato il simbolo per la sostanza e il fantasma per la realtà. In magia questo è il regno di Yesod. Siamo soliti chiamarla la sfera delle illusioni, il luogo dove ci si perde inseguendo i riflessi, ma non è solo questo. I cabalisti la chiamano il fondamento perché Yesod è una matrice di gestazione. Tutto ciò che vedete nel mondo fisico è stato prima concepito nel buio di questa sfera. Se siete ossessionati da un'immagine, l'immagine di un amante che vi salva, o di voi stessi come vittime, state usando questa matrice per nutrire un fantasma. L'errore non è sognare, l'errore è credere che il sogno sia la realtà, mentre è solo lo stampo in cui state versando la vostra vita. Ma un iniziato non insegue riflessi, un iniziato integra. Oggi non siamo qui per consolare la vostra fame di fantasmi. Oggi guarderemo in faccia il demone per provare a separare l'oro dell'amore dal piombo del bisogno. Siamo spesso tentati di credere a un'idea rassicurante che ci dipinge l'amore come qualcosa di gentile, di delicato, un rifugio sicuro dalle tempeste del mondo. Ed è proprio per descrivere questa illusione che Platone ci presenta un uomo che incarna perfettamente questa menzogna. Quest'uomo si chiama Agatone. È un poeta e un uomo di successo amato dalle folle. Egli si alza e sostiene con parole di seta che Eros sia il dio più felice e bello. Un dio che non cammina sulla terra dura e scabra, ma danza sulle teste degli uomini cercando solo ciò che è morbido e fiorito. Riconoscete questa musica? È la stessa melodia che ancora oggi permea certe canzoni, certi film, certa spiritualità da vetrina che promette solo luce e rifiuta l'ombra. Agatone vi dice che se l'amore fa male, se è difficile, allora è sbagliato. Vi dice che la sapienza e la felicità sono cose che si possono assorbire semplicemente stando seduti vicino a qualcuno di speciale. C'è un'immagine terribile che Socrate usa per distruggere questa illusione. Agatone vorrebbe che la sapienza scorresse da Socrate a lui come l'acqua scorre attraverso un filo di lana da una coppa piena a una vuota. Ecco il sogno segreto di ogni inerzia spirituale: riempirsi senza sforzo, essere salvati per contagio, per vicinanza. Ma la magia non funziona per osmosi e l'amore non è un filo di lana. Finché restiamo aggrappati a quel filo aspettando che qualcun altro ci riempia la coppa, rimaniamo parassiti dell'anima. Il primo passo per diventare un mago, il primo passo per diventare un uomo e una donna reale, è prendere una lama e tagliare quel filo. Se l'amore non è il bambino alato e delicato che ci hanno raccontato, allora cos'è? Quando Socrate prende la parola fa crollare il teatro. Ci svela che Eros non è un dio, Eros è un demone, un daimon. È la forza che collega il vuoto dell'uomo con la pienezza dell'assoluto. Socrate ci dice che Eros è figlio di due nature opposte, la povertà e l'ingegno. Guardatevi dentro. Non sentite forse questa doppia natura? Da una parte siete mendicanti, vi manca sempre qualcosa, siete inquieti, scalzi, dormite sulla nuda terra della vostra insoddisfazione, ma dall'altra siete cacciatori, avete l'ingegno, la strategia, la forza di tendere trappole per catturare ciò che desiderate.
Il mago non è colui che ha raggiunto la pace. Il mago è questo demone scalzo che non dorme mai. Aleister Crowley nei suoi diari descrive se stesso malato, febbricitante, perso nelle giungle dell'Asia e nei deserti d'Africa, eppure costantemente teso verso la sua stella. Questa è la vera natura di Eros. Non è stare bene, è una tensione cinetica, è la fame che aguzza l'ingegno, è il metodo della scienza applicato allo scopo della religione. Dunque a cosa serve questa forza terribile? Serve solo a farci accoppiare e riprodurre come animali spaventati dalla morte? Diotima, la sacerdotessa di Mantinea, ci offre la chiave che apre la serratura di questa prigione. Ella ci dice che tutti gli uomini sono gravidi nel corpo e nell'anima. L'amore non è il desiderio del bello, l'amore è il desiderio di generare nel bello. Non è possesso, è creazione, è poiesis. Chi è schiavo della dipendenza cerca l'altro per consumarlo, per colmare il proprio vuoto, ma chi è libero cerca l'altro per dare vita a qualcosa di nuovo. Perché ognuno di voi custodisce un potenziale che preme per uscire. Certo, può trattarsi di un figlio in carne ed ossa, ma per l'iniziato la nascita è un concetto molto più vasto. È un'opera, una virtù, una trasformazione interiore. È quello che noi chiamiamo il figlio magico. In questa visione la bellezza dell'altro agisce solo da levatrice. Serve a sciogliere la tensione del vostro ego, a farvi abbassare la guardia quel tanto che basta per lasciare uscire ciò che avete dentro. Ma Diotima ci avverte: non fermatevi al primo gradino. Vi siete innamorati di un corpo? Bene, ma quello è solo l'inizio. Imparerete a vedere quella stessa bellezza in tutti i corpi, poi nelle anime, poi nelle leggi invisibili della natura, fino a toccare il vertice, il bello assoluto. In Telema lo chiamiamo Nuit, l'infinita possibilità dello spazio. Quando arrivate lì, il bisogno di possedere una persona specifica svanisce. Capite che quella persona era solo una finestra affacciata sull'eterno. Ma attenzione, se presa sul serio la filosofia smette di essere un gioco. Sul finire del dialogo, infatti, irrompe Alcibiade e l'armonia si spezza. Egli è l'uomo più potente di Atene, eppure, davanti a Socrate, si mette a piangere in preda a un'ubriachezza e una disperazione infiniti. Confessa di volerlo morto, perché la presenza del maestro è l'unica cosa che gli ricorda quanto stia sprecando la sua vita. Ha cercato di comprare la sapienza di Socrate usando la sua bellezza fisica, ha provato a scambiare bronzo con oro e ha miseramente fallito. Ma perché ve ne parlo? Perché Alcibiade siamo noi. È quella parte di noi che vede la vera volontà ma non ha il coraggio di seguirla. Questo è il dolore del fallimento iniziatico. Un morso di vipera che non ti lascia più dormire. Qual è alla fine la verità che rimane sul fondo della coppa? Che l'amore non è il rimedio alla vostra solitudine. L'amore, come diceva Crowley, è una condizione eterna dell'anima, perché ogni uomo e ogni donna è una stella e le stelle sono separate da abissi di spazio vuoto. L'amore, quello vero, quello magico, è la forza che permette alla vostra orbita di incrociare quella di un altro senza distruggersi. È la formula matematica amore sotto la volontà, che ci permette di unire gli opposti non per annullarci in un abbraccio mortale, ma per creare qualcosa che prima non esisteva. Smettete di cercare la vostra anima gemella e iniziate a lavorare per diventare una sfera. Un mondo intero, un sole che basta a se stesso. Solo allora potrete amare davvero non per bisogno, ma per pienezza. Non per chiedere, ma per irradiare. Il successo è la tua prova, non discutere, non convertire, non parlare troppo.